Visto che è passato sin troppo tempo dall'ultimo video di questa serie, oggi andiamo a riprendere le guide ai blocchi di Fractal e lo facciamo andando a riprendere il discorso da dove lo avevamo lasciato e quindi andiamo a vedere il blocco Multi-Delay. Prima di tutto partiamo spiegando cosa ha di diverso il multi-delay rispetto al blocco delay normale. La differenza sostanzialmente sta nel numero di linee di delay che ci sono all'interno del blocco. Infatti se nel delay normale ne trovavamo soltanto una, che poi in realtà sono due, ma diciamo che quella è la norma per qualsiasi effetto stereo, appunto in questo ne troviamo il doppio praticamente. E inoltre sono anche presenti diversi modi in cui queste quattro linee di delay sono collegate. In sostanza la tipologia e questi collegamenti li andiamo a scegliere attraverso il parametro algorithm. Infatti vedete che qua troviamo appunto le 6 diverse tipologie che sono presenti all'interno di questo blocco. Diffusor sarebbe un algoritmo che applica della diffusione appunto alle ripetizioni del delay, con l'effetto che non sentiremo più le ripetizioni come distinte e separate, ma somiglierà più a qualcosa come un riverbero. Le altre modalità invece sono dei veri e propri delay e troviamo quindi quad parallel, quad series e quad tap, che sono appunto i tre tipi di collegamenti e sono anche questi che vedete qua nel diagramma. Nel quad tap abbiamo una linea di delay da cui vengono prelevati appunto 4 tap, quindi diciamo 4 rubinetti del segnale che vengono poi nel circuito di feedback rimandati sempre allo stesso ingresso. Come tipologia non è tanto diversa poi dal quad parallel, con la differenza però che qua abbiamo 4 delay veri e propri separati, ognuno con la sua linea di feedback, e quindi questo ci consente magari di avere un po' più flessibilità nello stabilire come si comportano le ripetizioni. Inoltre, come vedete poi dal blocco qua sotto, all'interno di ogni linea di delay troviamo in realtà più blocchi, cioè drive EQ, ring modulator, filtro bandpass e resonator. Poi dopo andremo a vedere a cosa servono tutte queste cose. Infine poi abbiamo il diagramma del quad series, ovvero 4 linee di delay messe in serie anziché in parallelo. Praticamente è come mettere appunto 4 pedali delay uno dietro l'altro. Poi come algoritmi troviamo anche quad tape e quad tap band delay, che sono delle variazioni comunque di uno di questi tre tipi sempre. Quad tape in sostanza è un quad parallel delay in cui però viene aggiunta una simulazione di nastro e quindi diciamo si comporterà in un modo un po' più simile a un eco a nastro, come mi viene in mente ad esempio lo Space Echo o il Binson Ercorec. E poi invece il quad tap band è uguale al quad tap, ma in più ha appunto un filtro passabanda che con l'aiuto di un LFO va a creare degli effetti abbastanza particolari, dopo li sentiremo. Le tipologie invece che trovate sotto al parametro type in questo blocco, così come in alcuni altri che poi vedremo in seguito, in realtà non sono algoritmi diversi, ma potete vederli più come dei preset di queste 6 tipologie di multi-delay che abbiamo. E infatti vedete che se ne vado a selezionare uno, ad esempio questo AH che sta per Alan Holdsworth Clean Long, vedete che l'algoritmo che viene selezionato è Quad Parallel Delay. Se ne prendo un altro, ad esempio PCM Circular, vedete che l'algoritmo cambia in Quad Tap Delay. Per fare un parallelo funziona un po' come ad esempio su pedali come lo Strymon Timeline, dove abbiamo la manopola con le 12, se non ricordo male, tipologie di delay, e poi però il pedale ha centinaia di preset che richiamano ognuno una tipologia diversa fra quelle 12. In sostanza in questo blocco funziona un po' allo stesso modo. Gli algoritmi di base sono appunto 6 e poi abbiamo questi 39 preset, ma
in realtà possiamo crearci anche i nostri andando a modificare appunto i parametri che troviamo a disposizione all'interno del blocco e poi perché no salvarli nella nostra libreria. A livello di parametri sicuramente è abbastanza più complicato rispetto al blocco delay normale. Partendo dalla sezione master troviamo master time che va a scalare proporzionalmente tutti i tempi dai 4 delay con una sola manopola, quindi possiamo allungare o accorciare il tempo come vogliamo senza andare ad intervenire su ogni singolo delay. Master feedback che fa la stessa cosa con i feedback di ogni delay, stessa cosa filter frequency, cioè va a scalare, va a moltiplicare per questo valore il valore della frequenza del filtro che andremo a settare poi nelle altre pagine. Stessa cosa per la Q, per la risonanza del filtro, e poi stereo spread che invece va a scalare il panning applicato ad ognuno di questi delay. Tutti questi parametri li troviamo nelle altre pagine, ad esempio qua nella pagina delays vedete che troviamo i 4 controlli dei tempi di questi 4 delay. Anche qua troviamo replicate le manopole master time e master feedback, ma in realtà i controlli in questa pagina cambiano in base all'algoritmo selezionato, perché in questo caso avevo messo diffusor che, vista la natura dell'effetto, non consente di controllare il feedback separatamente per i 4 delay. Se invece seleziono ad esempio quad parallel, intanto vedete che già nella sezione master aumenta il numero di parametri, ma anche nelle sezioni delay vedete che i controlli aumentano notevolmente e addirittura necessitano di 2 pagine separate. E per ogni linea di delay quindi poi troviamo, oltre al tempo e volume del delay, anche il controllo pan per posizionarlo come vogliamo nel panorama stereo, il suo feedback che è un controllo che stabilisce il feedback verso lo stesso delay, feedback 1 verso 2 che invece è il feedback che viene mandato dal delay 1 al delay 2, e poi i controlli per il filtro passabanda, quindi la frequenza centrale e la risonanza. Ma prima di addentrarci nelle altre pagine magari iniziamo a sentire qualche suono, così cominciate a capire come funzionano e come si intrecciano tutti questi parametri. Intanto partiamo dalla modalità diffuser, che è la più semplice probabilmente da capire, ma prima vi faccio sentire il suono di base, che è composto da un semplice compressore che va dentro all'amp, che in questo caso è il Brit JM45, ovvero Marshall JTM45, e poi una cab, una Dynacab in questo caso. Ho messo anche il riverbero per aggiungere un po' di spazialità, ma sentite appena accendo il multi delay cosa succede con l'algoritmo diffuser. Come sentite è una sorta di via di mezzo tra un delay e un riverbero, nel senso che sentiamo comunque ancora delle ripetizioni distinte, ma sono così tante che sommate danno quasi l'effetto di un riverbero. E con master time possiamo andare a
rendere più breve la distanza tra queste ripetizioni. Col feedback invece sostanzialmente regoliamo la lunghezza di questa sorta di riverbero. Se ci avete fatto caso, poi quando avevo il filter Q settato a 0.1, in sostanza il filtro è disattivato e quindi sentiamo l'intera banda passante senza alcuna modifica, cioè abbiamo risposta in frequenza piatta. Se invece lo alziamo, entra in gioco appunto il filtro passabanda e man mano che alziamo il Q, la banda passante diventa sempre più stretta. Come detto, filter frequency va a scalare il valore che settiamo invece nella sezione filter, e nel caso del diffuser possiamo addirittura settare due frequenze diverse per i due canali stereo. Quindi se ad esempio a sinistra settiamo intorno a 1000 Hz e a destra 100 Hz, praticamente sentiremo un suono molto scuro sulla destra e uno invece molto medioso sulla sinistra. E poi nella sezione LFO ovviamente possiamo andare ad aggiungere una modulazione a questi delay. Insomma, come sentite, ci si può davvero sbizzarrire con questi parametri. Tra l'altro, come notate, tutti, almeno nella sezione master, sono collegabili anche a dei controller e quindi potete fare la cosa che stavo facendo adesso io a mano, ad esempio collegando un LFO alla frequenza del filtro per appunto sentire questo suono che si apre e si chiude periodicamente, oppure anziché all'LFO all'envelope filter. Anzi, facciamo una cosa, proviamoci subito.
Comunque andiamo a vedere anche le altre tipologie. Passiamo al quad parallel. Come detto, qua troviamo un bel po' di parametri in più e anche di sezioni in più. In questo caso è proprio come avere 4 delay separati messi in parallelo, e quindi appunto troviamo tutti i controlli del caso per ogni delay, in più sempre la modulazione, che in questo caso è per l'intero delay la sezione LFO, mentre la sezione chorus va ad aggiungere la modulazione singolarmente per ognuna delle linee di delay. E infatti tra i vari preset sotto il parametro type troviamo anche il quad chorus, che sfrutta questa funzione per appunto replicare l'algoritmo del quad chorus. Quindi col multi-delay non si possono ottenere solo effetti di delay, ma anche cose diverse come il chorus, o anche cose molto più interessanti. Ma sentiamo il quad parallel normale. Ovviamente poi possiamo anche andare a cambiare la suddivisione ritmica per ogni delay, anziché settare il tempo manualmente, e in questo modo ovviamente anche un po' più facile da gestire, perché appunto con le suddivisioni stabiliamo la relazione che ci deve essere tra le 4 linee del delay, e poi andiamo ad accelerarla o rallentarla usando i BPM del preset. Oppure possiamo anche cambiarla se vogliamo. E come sentite poi con questi parametri che mandano il feedback alla linea di delay successiva, il pattern ritmico si complica e si arricchisce notevolmente. Si possono davvero trovare infinite combinazioni di ripetizioni con tanti pattern ritmici diversi. Magari uno, se è abbastanza nerd, si può mettere anche a ragionarci su e a calcolare, se magari vuole un pattern specifico, come ottenerlo con questi parametri, ma secondo me la cosa più immediata e divertente è appunto cominciare a girare queste manopole virtuali per vedere cosa esce, oltre a, ovviamente poi a scorrere fra i vari preset che già forniscono tanti suoni interessanti senza bisogno di modificare granché. In questa modalità inoltre troviamo la sezione Comb Filters, che in sostanza va ad aggiungere un altro delay miscelato con ognuno dei delay per creare appunto l'effetto comb filter, e quindi rendere un po' più strane, diciamo così, le ripetizioni. Vi faccio sentire perché magari rende meglio l'idea. Il parametro time di ognuno di questi può andare da 0
e quindi significa con filter disattivato a 40 millisecondi. Mettiamolo a 20 circa su tutti e vediamo che succede. Come sentite, le ripetizioni non sono più pulite come prima, ma hanno questa sorta di effetto flanger senza però l'oscillazione. E questo è proprio il con filter. E con i vari parametri feedback possiamo anche decidere l'intensità di questo effetto per ognuno dei delay separatamente. Oltre ai con filter abbiamo anche i ring modulator, sempre separati per ogni delay. Anche in questo caso, diciamo, l'effetto è abbastanza particolare. Possiamo decidere appunto il mix e la frequenza di questo ring modulator. Anche qui, volendo, possiamo fare qualcosa strana, come ad esempio andare a collegare la frequenza di questo ring modulator all'LFO. Sentiamo che succede. Insomma, possiamo ottenere questi effetti un po' strani, che poi in realtà per fare certe cose c'era nemmeno bisogno di collegare i parametri ai controller, perché ad esempio qua nella sezione More troviamo già un LFO applicato ai filtri, un input envelope che quindi va ad aggiungere appunto questa sorta di envelope filter alle ripetizioni del delay, poi il diffuser che funziona un po' allo stesso modo come nella modalità diffuser, e poi il Ducker che invece diciamo è una sorta di compressore collegato alle ripetizioni del delay, che fa in modo che si abbassi il volume del delay mentre stiamo suonando, e invece appena ci fermiamo dal suonare diciamo questo Ducker rilascia la riduzione di livello e il delay torna a volume pieno. Questo comunque funziona sostanzialmente allo stesso modo come nel blocco delay o anche in tutti gli altri blocchi che hanno il Ducker. E infine poi c'è la sezione EQ con cui possiamo scolpire in generale il suono di questo blocco della parte wet, quindi del solo delay, andando magari a tagliare basse e alte con i filtri low cut e high cut, oppure anche andare ad esempio a boostare o tagliare una frequenza nelle medie, insomma.
è quello che volete. Passando al quad series, diciamo che funziona in modo simile al quad parallel, però con la differenza che appunto in questo caso i delay sono in serie anziché in parallelo. Per i delay troviamo meno controlli, nel senso che anche qua non abbiamo controlli di feedback separati per ogni delay, ma soltanto uno generale, e possiamo andare a scegliere da quale delay parte il segnale di feedback, quindi la mandata, possiamo ad esempio impostarlo su 4, e in quale linea di delay va a finire. Se lo metto su 1, praticamente il segnale attraversa tutti e 4 i delay e poi il feedback ritorna al primo delay. Ma volendo potrei anche scegliere di farlo partire dal terzo o dal secondo delay, se voglio che ad esempio il feedback abbia un ritardo più corto rispetto a quello dell'ultimo delay, che in questo caso è il più lungo. Per il return in realtà c'è solo un'opzione, cioè si può soltanto mandare al primo delay. Non so se è un bug o se è proprio così, perché in questo caso diciamo il parametro diventa pressoché inutile. Sì, ci dà l'indicazione, ci fa capire che il feedback torna al primo delay, però niente più di questo, quindi non so se deve essere così sinceramente oppure no. Fatto sta che è così. Comunque sentiamo anche questo un po' come funziona. Come vedete dai tempi, in realtà il ritardo di ognuno dei delay va a sommarsi a quello precedente. Quindi non più come nel caso del quad parallel, dove il tempo di ognuno rappresentava proprio il ritardo che sentivamo per ogni delay tra il segnale diretto e la prima ripetizione di quel delay. In questo caso, essendo messe in serie le 4 linee di delay, i ritardi si sommano e quindi la prima ripetizione sarà a 500 millisecondi, la seconda sarà a 500 più 250, quindi a 750, la terza sarà a 750 più 750 che fa un secondo e mezzo, e poi la quarta e ultima sarà un secondo e mezzo più un secondo e quindi 2 e mezzo. Se vogliamo invece avere dei ritardi delle ripetizioni equidistanti, in sostanza dobbiamo sottarli tutti allo stesso tempo. Ad esempio, facendo così, avremo una ripetizione ogni 500 millisecondi. E poi con il feedback stabiliamo quante ripetizioni dobbiamo avere. Come vedete, se setto feedback send sull'ultimo delay, praticamente si ripete sempre lo stesso pattern, perché appunto finisce l'ultima ripetizione e poi il segnale viene rimandato di nuovo al primo delay. Ma se ad esempio setto feedback send sul terzo delay, vedete che la cosa già diventa un po' più complicata e imprevedibile. Allora, in realtà mi sa che era proprio un bug poco fa, perché adesso ho cliccato di nuovo su feedback return e sono comparse le 4 opzioni, quindi sentiamo cosa succede adesso. In realtà anche se compaiono non me le fa selezionare, quindi c'è qualcosa che non va decisamente. Vedete che appena seleziono qualcosa di diverso su feedback send, le opzioni su feedback return scompaiono, quindi segnalerò questo bug perché c'è qualcosa che non va decisamente. Comunque passiamo al quad
tap delay. Diciamo che come concetto è molto simile al quad parallel delay, con la differenza però che nel quad parallel il feedback di ogni delay può tornare solo a se stesso e o ad ognuno degli altri delay. Ad esempio, come abbiamo detto, il delay 1 col feedback 1 controlliamo il feedback verso se stesso, con feedback 1 verso 2 appunto mandiamo il feedback anche al delay numero 2 e nel 2 possiamo mandarlo al 3 e nel 3 al 4 e così via. Nel caso del quad tap invece il feedback di ogni delay viene mandato a tutti e 4 i delay, cioè all'ingresso del blocco sostanzialmente, e quindi diciamo i pattern che si ottengono sono più complessi proprio perché ogni ripetizione, se mandata indietro, viene poi ripetuta da tutti e 4 i delay e insomma quindi si crea diciamo questa nube di ripetizioni che poi perde anche forse il pattern ritmico. Sentiamo un po'. Allora, in questo caso in realtà non succede questa cosa perché i tempi dei delay sono, diciamo, abbastanza equidistanti, ma se scelgo tempi un po' diversi, sentite che diventa molto più caotica la cosa. E questo come funzionamento comunque è quello più simile al quad tape o viceversa, forse il quad tape che è il più simile a questo, nel senso che come appunto succedeva con i delay a nastro, in sostanza abbiamo queste 4 testine di playback che mandano il segnale o all'uscita oppure alla testina di registrazione che quindi imprime sul nastro di nuovo il segnale e tutte e 4 le testine di nuovo lo leggono e lo amplificano. Ma in genere nei delay a nastro, a meno che non c'era una funzione specifica per attivare il feedback su tutte e 4 le testine di lettura, in genere è possibile selezionare quale delle testine di lettura deve essere quella che manda il feedback all'ingresso, e per replicare un po' la stessa cosa basta settare tutti i feedback dei 4 delay a 0 tranne uno che magari lasciamo al 100%. Così facendo abbiamo appunto una cosa di simile al delay a nastro. Ma se vogliamo averlo a tutti gli effetti uguale, selezioniamo appunto quad tape che oltre al routing diciamo delle 4 linee di delay replica anche un po' il suono del delay al nastro. Ma parlando di Space Echo, in realtà troviamo già un preset, cioè una tipologia che si chiama Space Tape, che replica proprio quella configurazione. Oppure, come detto, si può anche replicare il Binson Ecorec. E questo blocco l'ho creato io e vi condivido il file così potete caricarlo già bello e pronto. Trovate il link sotto in descrizione.
Per replicarlo in sostanza basta settare i tempi giusti, che sono questi che vedete, delle 4 testine del Binson, poi scegliete quale delle testine deve fungere la feedback, in questo caso ho scelto la testina, il delay numero 4, settandolo a valori negativi la fase del segnale viene invertita ad ogni giro nel feedback e credo che questo dovrebbe essere il modo in cui funziona il Binson vero, non ne sono sicuro, se ne sapete qualcosa di più correggetemi eventualmente nei commenti. Su questo sto andando un po' a memoria in realtà, perché avevo guardato lo schema anni fa e mi pare che c'era questa cosa, comunque verificherò. E inoltre poi sono andato un po' a filtrare, quindi a scolpire diciamo il suono del delay usando l'EQ in questo modo. Infine poi l'ultimo algoritmo è il Quad Tap Band Delay, che rispetto al quad tap normale ha questi 4 filtri passabanda già attivi di default, ma sostanzialmente poi è lo stesso. E insomma, questo era in sostanza il multi-delay. Non vi farò sentire altre combinazioni perché altrimenti staremmo qua veramente 3 ore a provare tutti i parametri e tutti i modelli possibili. Vi lascio il divertimento anche a voi, fatelo da soli, quello di appunto smanettare con questo blocco perché offre veramente tante possibilità e ancora più possibilità poi troveremo nel blocco che vedremo nella prossima puntata di questa serie, ovvero il Plex Delay. Mi era un po' sfuggita di mano questa serie di tutorial, ma adesso cercherò di portarla avanti anche perché molti di voi mi hanno chiesto di riprendere questi video e quindi come al solito se questo video vi è stato utile, vi è piaciuto, lasciate un like ed iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto e se volete lasciate anche un hype perché a quanto pare aiuta a spingere il video in modo che sempre più gente venga raggiunta dal mio canale e questo sicuramente mi può essere di grande aiuto. Detto questo vi do appuntamento al prossimo video, vi mando un saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao!